Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il cotone fiocco. È un cotone molto bello e lucido. Io sto usando queste tre versioni: il giallo, il verde acido e il verde più scuro. Per quanto riguarda l'uncinetto, sto usando l'uncinetto del 3. Poi vi servirà un ago, delle forbici per tagliare i fili e adesso partiamo con il tutorial. Questa volta faremo una lavorazione a pannello. Partiremo dal centro perché ho lavorato una piastrella a granny e ho lavorato alternando i colori 8 giri. Una volta che ho lavorato questi 8 giri, ho voluto riprendere metà piastrella, come vedete questa, poi ve la faccio vedere bene con la lavorazione, dividendo a metà la parte diagonale, quindi ho lavorato sulle parti diagonali della mia piastrella e mi viene questo lavoro. Ho lavorato un totale di 7 giri perché poi il settimo giro finisce proprio dove facciamo gli aumenti. Ho lavorato i 4 lati in diagonale, poi ho ripreso la lavorazione fino ad arrivare alla mia larghezza. Il pannello misura 50 in larghezza e 50 in lunghezza. Una volta che ho raggiunto la mia larghezza e lunghezza, ho lavorato 2 giri per la spallina. Ho diviso a metà, dalla metà mi sono spostata di 10 cm da una parte e 10 cm dall'altra per avere una scollatura di 20 cm. Una volta fatto questo, dobbiamo fare 2 pannelli, uno del davanti e uno del dietro. Adesso un pannello lo lavoriamo insieme. Diciamo che questa è una lavorazione molto semplice e non dobbiamo fare molti calcoli per avere la nostra circonferenza o semicirconferenza, perché partendo dal centro gestiamo la larghezza e la lunghezza. Quindi adesso iniziamo a lavorare l'altro pannello. Con l'uncinetto del 3 iniziamo la lavorazione con il colore giallo. Iniziamo con un cerchio magico, quindi giro il filo intorno alle dita e da sotto prendo il filo che ho attorcigliato. Lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3. All'interno lavoro altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. Ho formato il primo gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2. Rientro e lavoro un altro gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2. Rientro e lavoro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e 2 catenelle di separazione. Devo lavorare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte per avere un totale di 4 gruppi di 3 maglie alte, perché dobbiamo formare il nostro quadrato. Quindi entro dentro e lavoro 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e vado a tirare la codina e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Questo è il nostro inizio. Adesso taglio il filo, vado a nascondere il filo e prendo il colore verde acido per continuare. Con il colore verde acido non entro dove ho chiuso, altrimenti il lavoro viene molto tirato da una parte. Vado in un angolo dove dobbiamo fare gli aumenti. Lavoro un piccolo cappietto e dove abbiamo le catenelle di separazione dobbiamo fare sempre un aumento.
significa che dobbiamo lavorare all'interno delle 2 catenelle 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, sempre all'interno 3 maglie alte, per far crescere la nostra piastrella. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, e all'interno altre 2 maglie alte, per un totale di 3. 2 catenelle di separazione, rientro e lavoro altre 3 maglie alte. Abbiamo formato il nostro primo aumento. Catenella di separazione, questa volta una, vado qui dove ho le 2 catenelle e all'interno lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, rientro nello stesso punto, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella. Questa catenella ci serve nel giro successivo per lavorare all'interno solo 3 maglie alte. L'aumento lo facciamo agli angoli e continuo questo fino a terminare il giro. Quindi dove ho le 2 catenelle di separazione lavoro l'aumento formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e poi una catenella di separazione e vado avanti e chiudo quando arrivo alla fine sempre nella terza catenella con una maglia bassissima. Proseguite, vi faccio vedere il giro successivo. Finito il giro con il verde acido, adesso concludo la sequenza di colore con il verde scuro e vado avanti con questa sequenza. Una volta che ho finito il giro con il verde più scuro, inizio di nuovo con il giallo e poi il verde acido e così via. Io ho fatto questa sequenza di colore, poi voi come volete la fate. Qui ho chiuso con una maglia bassissima e vado a lavorare in questo punto, quindi giro la piastrella così. Questo, come vi ho detto prima, è per non far venire la piastrella un po' storta da un lato. Faccio un piccolo cappietto e qui all'interno, nella catenella di separazione, lavoro solo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, che è la mia prima maglia alta. Rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione. Qui ho l'angolo e qui significa che devo fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, quindi devo fare l'aumento, 1, 2 e 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, entro qui dove è lo spazio e lavoro 3 maglie alte, quindi noi dobbiamo lavorare dove abbiamo lo spazio delle catenelle di separazione. Dove abbiamo una catenella di separazione lavoriamo solo un gruppo di 3 maglie alte e dove abbiamo l'angolo, 2 catenelle di separazione, lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e andiamo avanti in questo modo. Nel giro successivo con il giallo faremo sempre l'aumento dove abbiamo le 2 catenelle e qui andiamo ad aumentare le maglie, i gruppi di 3 maglie alte. Infatti sulla prima catenella lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte e nella catenella successiva un altro gruppo, quindi da 1 ne avremo 2, poi da 2 ne avremo 3, fino ad arrivare alla nostra larghezza. Proseguite questo, una lavorazione molto semplice, e poi vi faccio vedere come risulta la mia piastrella. Ecco come si presenta la mia piastrella dopo aver alternato i colori. I colori sono veramente stupendi. Una volta che ho raggiunto i miei giri, che sono un totale di 8 giri, e
come piastrella misura 15 centimetri e mezzo. Mi fermo perché poi devo costruire una metà piastrella, quindi questa metà la dobbiamo costruire qui sulla diagonale. Quindi costruendo altre metà piastrelle sulle diagonali vado a raggiungere una lunghezza e larghezza di 30 centimetri. Quindi mi sono fermata. Vi consiglio di fare numeri pari per trovare giri pari per trovare la metà giusta della nostra diagonale. Infatti io mi ritrovo con 8 gruppi di maglie alte e ho contato 1, 2, 3 e 4 e al centro ho messo il segno e mi ritrovo sempre 4 di qua. Una volta fatto questo, quindi quando avete stabilito la vostra larghezza e lunghezza, vi fermate, vi trovate la metà e ve la segnate. Adesso dobbiamo costruire metà piastrella qui e dobbiamo iniziare con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Però di solito quando iniziamo una metà piastrella, per far venire dritto, si inizia con una maglia alta, una catenella e poi si fa l'aumento al centro. Però se io inizio con una maglia alta mi viene troppo largo qui sul bordo della diagonale e vado a lavorare una maglia bassa. Inizio con una maglia bassa e una catenella e termino con una maglia bassa e una catenella, solo che non vado a lavorare all'interno delle catenelle di separazione, ma salto ogni 2 maglie alte, perché così ho il numero giusto di gruppi di maglie alte, perché devo fare un totale di 7 gruppi di maglie alte, quindi 7 giri. Se casomai voi siete andati avanti e avete fatto 10 giri invece di 8, quando lavorate sulla diagonale dovete lavorare 9 giri, quindi ogni volta se aumentate invece di 10 ne fate 12 giri, sulla diagonale ne dovete lavorare 11 di giri. Se invece fate 10 giri dovete lavorare 9 giri. Io ho fatto 8 giri e devo lavorare 7 giri, però ve lo faccio vedere. Quindi con il verde più scuro, perché ho terminato con il verde acido, qui ho la catenella e conto 1 e 2. Entro nella seconda maglia alta, lavoro un piccolo cappietto, una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, catenella di separazione, tolgo il segno, entro all'interno e lavoro l'aumento di 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte. Quindi dal giro successivo qui faremo l'aumento, una catenella, conto 1 e sulla seconda maglia alta lavoro una maglia bassa, taglio il filo, una piccola catenella per bloccare il tutto e questo è il nostro inizio. Vado a nascondere i fili e poi continuo la lavorazione con il giallo. Iniziamo sempre di qua. Con il colore giallo vado sempre da questa parte, per far ritrovare sempre la parte della lavorazione dal dritto, a contare una maglia alta e mi conto anche la catenella e 2, quindi vado a lavorare sulla catenella di separazione. Devo fare la stessa cosa, entro, lavoro una catenella, rientro maglia bassa e catenella di separazione. Qui vado a lavorare 3 maglie alte nella catenella di separazione, 1, 2 e 3, catenella. Qui continuiamo a lavorare l'aumento di 3 maglie alte, 1,
2 e 3, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e vado dove ho la maglia bassa qui e lavoro all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella e salto 1, vado dove ho la catenella di separazione e lavoro una maglia bassa. Ho concluso anche questo giro, taglio il filo e con l'altro colore conto sempre, prendo il verde più scuro e vado a contare sempre 1 e 2, entro nella seconda maglia alta, inizio con una catenella e una maglia bassa, catenella, maglia bassa e poi catenella di separazione. Qui dove ho lavorato la maglia bassa e la catenella lavoro le 3 maglie alte, quindi la lavorazione è sempre uguale, 2 e 3, catenella, qui di nuovo maglie alte, 3 maglie alte e qui l'aumento e poi vado a chiudere nella seconda maglia alta con una maglia bassa e continuo la lavorazione in questo modo. Proseguite, ve la faccio rivedere per l'ultima volta. Ho lavorato le ultime 3 maglie alte nella catenella di separazione e faccio un'altra catenella, salto 1, vado nella seconda maglia alta e lavoro una maglia bassa. Vado a tagliare anche questo filo. Una catenella di sicurezza, ecco come inizia a prendere forma. Con il giallo conto 1 e vado nella catenella di separazione, secondo punto, una catenella, rientro, maglia bassa e catenella di separazione. Vado a lavorare in ogni spazio di catenelle di separazione, sempre in questo modo, catenella, qui catenella di separazione, 2 e 3 e vado avanti in questo modo. Una volta che finiamo questo, finiamo sull'ultima maglia alta, riprendiamo da qua, contando sempre 1 e 2 come avete fatto sul primo lavoro, quindi dobbiamo lavorare su tutte e 4 le diagonali. Una volta che lavoriamo sulle diagonali dobbiamo riprendere tutta la lavorazione. Ecco come si presenta la prima diagonale. Questa è la piastrella e questa è la prima diagonale. Devo lavorare l'ultimo giro, che è il settimo. Siccome ho lavorato nella catenella di separazione, il settimo giro devo contare una maglia alta, vado nella seconda maglia alta qui, infilo l'uncinetto e devo lavorare qui. Qui poi mi servirà, le catenelle mi serviranno per pareggiare tutto il lavoro quando lavoreremo tutte le diagonali. Inizio però con solo una maglia bassa senza fare la catenella, altrimenti questo lato viene più largo. Faccio la catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base, maglia bassa. Non faccio la catenella di separazione, vado direttamente qui dove ho lo spazio per lavorare le 3 maglie alte, 2 e 3. Catenella, la lavorazione è sempre uguale, quindi in ogni spazio delle catenelle di separazione lavoriamo 3 maglie alte e la catenella. Dove abbiamo l'aumento continuiamo con l'aumento e poi dobbiamo terminare dall'altra parte sulla prima seconda maglia alta con una maglia bassa senza fare la catenella e
poi dobbiamo riprendere la lavorazione da questa parte. Qui abbiamo il segno e contiamo 1 e sulla seconda maglia alta iniziamo a lavorare la maglia bassa, come abbiamo fatto qui. Quindi una lavorazione molto semplice. Dovete eseguire una nuova diagonale come abbiamo fatto la prima. Andate avanti e dobbiamo poi lavorare la seconda, la terza e la quarta. Questo è il risultato finale della mia piastrella. Il risultato è molto bello, dà la sensazione di un mosaico. Al lavoro finito noterete che qui il lavoro è un po' largo. Questo perché dobbiamo adesso pareggiare la lavorazione e nel pareggiare dobbiamo fare delle diminuzioni per stabilire la lavorazione. Quindi lavoreremo all'interno delle catenelle di separazione. Qui faremo sempre l'aumento perché deve crescere, perché per quanto riguarda la misura sono 25 per 25 e la mia semicirconferenza è di 50 cm. Quindi il primo pannello è 50 di lunghezza e 50 di larghezza. E a questo punto devo continuare la lavorazione granny, dove ho la catenella, lavoro sempre 3 maglie alte e qui però non faccio l'aumento. Lavoro qui le 3 maglie alte, poi salto questo gruppo con la maglia bassa e vado a lavorare all'interno delle 2 catenelle facendo solo 3 maglie alte e qui solo qui agli angoli faccio l'aumento, però ve lo faccio vedere. Quindi con il filo giallo dobbiamo seguire sempre la nostra sequenza. Entro in un punto qualsiasi, entro qui, faccio il cappietto e lavoro le prime 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. All'interno lavoro altre 2 maglie alte, catenella di separazione, vado qui, 3 maglie alte, 1 2 e 3, catenella di separazione e quindi qui salto le 3 maglie alte, la maglia bassa, vado direttamente qui dove ho l'aumento e all'interno delle 2 catenelle lavoro 3 maglie alte, una catenella, salto la maglia bassa, le 3 maglie alte, vado direttamente nello spazio della catenella e lavoro 3 maglie alte, 2 e 3 e catenella. Come vedete il lavoro viene pareggiato, quindi facciamo una piccola diminuzione qui, togliamo solo un gruppo di 3 maglie alte. Proseguo la lavorazione e poi vi faccio rivedere come lavorare a questo punto. Qui lavorate sempre l'aumento qui come lo stiamo lavorando, perché qui deve crescere, grazie a questi aumenti deve crescere il nostro pannello. Ho iniziato da questo punto, ho proseguito la lavorazione, sono arrivata qui dove ho l'angolo e ho continuato a fare l'aumento, quindi l'angolo, dove abbiamo l'angolo dobbiamo sempre fare l'aumento. Sono andata avanti e mi ritrovo qui dove ho la maglia bassa e il gruppo di 3 maglie alte e a questo punto, quindi fatto la catenella, salto le 3 maglie alte, la catenella, vado dove ho questo aumento e lavoro solo 3 maglie alte all'interno delle 2 catenelle, una catenella di separazione e questo è il risultato, una catenella di separazione e salto la maglia bassa, vado qui, salto le 3 maglie alte, vado qui dove ho la catenella e lavoro 3 maglie alte. Quindi proseguite questa lavorazione fino a terminare il giro. Ecco come si presenta il primo giro, quindi abbiamo pareggiato tutto il nostro lavoro. Da adesso in poi lavoreremo sempre all'interno delle catenelle come abbiamo fatto fino adesso. Però nel mio caso, come vedete, qui il lavoro è un po' largo. Devo fare una diminuzione.
Se invece a voi risulta piatto, continuate la lavorazione su ogni gruppo di maglie alte. Nella catenella sempre dovete lavorare 3 maglie alte. Siccome a me risulta così largo, ve lo faccio vedere come faccio la diminuzione. Quindi entro in un punto qualsiasi, entro proprio qui, perché qui poi faremo la diminuzione. Faccio il mio piccolo cappietto, seguo sempre la sequenza del colore, inizio con 3 catenelle, rientro e lavoro altre 2 maglie alte, che con le 3 catenelle sono un totale di 3 maglie alte, catenella. Qui devo fare una diminuzione, quindi tra questo gruppo di maglie alte e questo lavoro nel primo gruppo 2 maglie alte, 1 e 2, salto questo gruppo, vado nell'altro gruppo, lavoro 3, un'altra maglia alta, quindi così ci ritroviamo con 3 maglie alte. Nel giro successivo lavoreremo qui il primo gruppo e faccio la catenella e qui il secondo gruppo. Proseguo la lavorazione così come si presenta. Mi ritrovo di nuovo qui dove ho queste 3 maglie alte che abbiamo ripreso dalla lavorazione sottostante. Quindi faccio 2 maglie alte in questo gruppo, in questa catenella di separazione, salto queste 3 maglie alte e vado direttamente nell'altra catenella e ho formato altre 3 maglie alte, catenella, e proseguo questo per tutto il perimetro. Ecco come si presenta il mio pannello. Come vedete qui non si arriccia più, facendo quella diminuzione che vi ho fatto vedere al secondo giro. Quindi voi rendetevi conto, se lo dovete fare anche al giro successivo, fate come avete fatto al secondo giro, o se non avete bisogno continuate la lavorazione. Quindi il mio pannello misura 50 di larghezza e 50 di lunghezza e mi sono fermata. Una volta che ho tagliato il filo, ho diviso a metà per trovarmi la scollatura. Ho diviso a metà il pannello e mi sono spostata di 10 cm da una parte e 10 cm dall'altra per avere una scollatura di 20 cm. Se volete una scollatura più abbondante, vi spostate di 11 cm da una parte e 11 cm dall'altra. 20 cm per me vanno bene. Una volta trovata la metà, ho fatto 2 giri per quanto riguarda la spallina e l'ho fatta qua per farvi rendere conto. Inizio il primo giro con una maglia alta e una catenella perché non dobbiamo lavorare mezzo punto, questo per far venire i bordi più dritti. Quindi il primo giro iniziamo con una maglia alta e una catenella e poi riprendiamo la lavorazione granny. Invece il secondo giro, nello spazio di una catenella, lavoriamo 3 maglie alte. Però ve lo faccio vedere da questa parte. Riprendo sempre la lavorazione con il colore. Quindi la sequenza la rispetto sempre. Entro dove ho messo il segno, faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3, più una catenella di separazione. Vado dove ho lo spazio, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella. Vado qui e lavoro 3 maglie alte e riprendo sempre la lavorazione, la sequenza come sto facendo. Catenella e poi ci vediamo quando arriviamo alla fine del giro. Sono arrivata al termine del giro e concludo come ho iniziato. Quindi ho iniziato con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una catenella e vado a chiudere con una catenella. Qui mi ritrovo sull'angolo e lavoro nelle 2 catenelle di separazione una maglia alta e blocco il tutto. Questo è il primo giro. Devo fare un secondo giro, io ne ho fatti solo 2, però voi se volete andare avanti con la spallina, volete fare una spallina più lunga, alternate un giro iniziando con una maglia alta e una catenella e un giro
con 3 maglie alte nella catenella di separazione. Quindi faccio il secondo giro, fatto il cappietto, nelle catenelle lavoro 3 catenella, nella catenella di separazione lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e altre 2, 1 e 2, una catenella di separazione e lavoro questo e concludo con 3 maglie alte. Una volta fatto questo, taglio il filo e vi faccio vedere come cucire il tutto. Una volta che abbiamo finito il tutto, quindi io ho finito i 2 giri per quanto riguarda la spallina, questa è la scollatura e questa è la spallina. Vado a segnarmi l'apertura della manica, che è questa, sono un totale di 17 cm, quindi da questo punto a questo punto sono 17 cm. Adesso devo cucire con l'uncinetto e il filato facendo delle maglie basse, quindi dovete mettere bene in corrispondenza il lavoro e dobbiamo lavorare tutto intorno con delle maglie basse con uncinetto e lo stesso filato. Inizio a cucire, questa è la parte di sotto, quindi qui ho l'angolo, entro nella prima catenella, la seconda catenella poi mi serve per continuare sotto, quindi ho fatto il cappietto, entro nella catenella, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa prendendo il pannello del davanti e il pannello del dietro. Dobbiamo far coincidere i motivi di 3 maglie del pannello del davanti e del dietro. Prendo tutte e 2 le asole del pannello del davanti e tutte e 2 le asole del pannello del dietro. Prendo il filo, maglia bassa. Vado sulla maglia alta a fianco, prendo tutte e 2 le asole del primo pannello, quindi questo è il primo pannello, e tutte e 2 le asole del secondo pannello. Ho lavorato, ho cucito la seconda maglia alta. Vado a fianco, qui è la terza maglia alta, tutte e 2 le asole e tutte e 2 le asole. E lavoro la maglia bassa. Vado sulle altre maglie alte e lavoro tutte e 2 le asole e tutte e 2 le asole della prima maglia alta e chiudo con una maglia bassa e vado avanti in questo modo cucendo tutta la maglia. Ricordatevi di lasciare l'apertura dello scalfo e ci vediamo al termine di tutto il lavoro. Questo è il risultato della maglia cucita. Come vedete, queste sono le cuciture. Adesso, per dare un tocco diverso alla mia maglia, con il colore più scuro voglio creare una fascia sotto con delle mezze maglie alte, una fascia che poi noi possiamo chiudere tranquillamente. Quindi ho avviato una catenella di 45 maglie e entro in un punto qualsiasi. Qui voglio terminare la mia fascia, quindi mi sposto 1 2 3, entro in questo punto, quindi voi vedete dove volete posizionare la vostra fascia. Faccio una catenella per bloccare il tutto, una maglia bassa per bloccare il tutto, una catenella, rientro e lavoro una mezza maglia alta, vado a fianco, mezza maglia alta, a fianco, mezza maglia alta e lavoro una mezza maglia alta su ogni maglia sottostante. Quindi scegliete il punto dove volete inserire la vostra fascia, può essere al centro, può essere anche laterale. Una volta che avete scelto il vostro punto, lavorate mezza maglia alta su ogni maglia sottostante e io, per staccare un po' il lavoro, lo sto facendo con il colore più scuro. Quando arriviamo qui che abbiamo le 2 catenelle, abbiamo l'angolo, facciamo una diminuzione, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno, prendo il filo sull'uncinetto, vado nell'altro angolo, entro
e chiudo tutte insieme. Quindi ricordatevi, anche dall'altra parte dobbiamo fare la stessa cosa, questo altrimenti se no viene troppo largo, e continuo questo fino a dove ho il segno, poi vi faccio vedere come andare avanti. Ho lavorato tutto intorno, qui ho fatto un'altra diminuzione, poi nel giro di ritorno qui lavoreremo una mezza maglia alta. Qui ho il segno, entro all'interno, lavoro mezza maglia alta e 45 catenelle, 1, 2, 3, 4 e vado avanti fino a 45. Fatte le 45 catenelle ne faccio una per poter voltare e vado a lavorare mezze maglie alte su ogni catenella sottostante, quindi filo sull'uncinetto, vado non sulla prima ma vado sulla seconda e lavoro una mezza maglia alta, a fianco mezza maglia alta e vado a lavorare questo per un totale di 8 centimetri. Questo mi serve anche per allungare un po' la maglia e dare uno stacco e dare una lettura diversa al punto granny. Quindi mezza maglia alta su ogni mezza maglia alta e anche qui su ogni mezza maglia alta continuiamo la lavorazione. Una volta che avete fatto questo, il nostro lavoro è terminato. Come avete visto nell'anteprima è molto particolare e molto bella. Io ho usato questi colori, ma volendo si possono usare altri colori molto più vivaci o si può fare anche con un colore unico. Tranquillamente, è un gruppo libero. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie e ciao!